Ragazzi, buongiorno. Oggi non si parte con la Tenerona, ma bensì abbiamo l'autista. Questa è la nostra umile dimora qua a Pagansiglio. Addirittura vigneto personale. Dell'uva è rimasto veramente ben poco, ma la stagione è finita, ci troviamo fine maggio e qua è un po' come essere a dicembre in Italia. Intanto è arrivato il signore che ci farà il trasferimento fino al Parco Nazionale Talampaya. Vamos. Hola. Hola, buon dia. Bien, grazie. Che tal? Blindati, chiusi all'interno. Francesco, Sara. Io sono José. José. Ora circa 20 km per arrivare all'ingresso del parco e lungo la strada non c'è nada, perché Pagansiglio è l'unico paese che si trova in mezzo tra Villa Unión e l'ingresso del parco stesso. Sei pronta a visitare il parco? Sono pronta. Abbiamo chiesto a José se poteva spegnere la radio perché purtroppo con YouTube poi non si può inserire la musica. Lui è stato gentilissimo. Come tutta la gente argentina. Questa è la strada per il parco. Da quel che abbiamo letto dovremmo essere in alta stagione, perché la bassa stagione, la bassa temporada va da dicembre a febbraio, quando qua c'è molto calore, si arriva intorno ai 40, 42, 45 gradi, mentre ora la sera abbiamo intorno ai 6-7 gradi, nel dia ci sono circa 22-23 gradi, si sta da Dio. Cerro ese que se ve, el mismo ese separa el Valle de la Luna. Ah, il Allá, mismo, o sì. para ir a La Rioja, Sí, para ir a San Juan. Bueno, ese entre el gobierno de San Juan y de La Rioja se han dividido. Pero ese era todo, era de La Rioja. José ci sta dicendo che prima cadeva tutto sotto il governo della provincia della Rioja, poi si sono spartiti le terre, quindi Parco Isigualasto, Valle della Luna cade sotto la provincia di San Juan, il resto diviso da queste montagne che vediamo fa parte della Rioja. Acá non lluvia mai? Muy poco llueve. Llueve in inverno o in el verano? No, verano más. Verano. Però la noche è molto frío. En la noche frío. Ho vinto la scommessa. Piove di più d'estate nel verano. Bisogna farla vincere ogni tanto, altrimenti poi si stanca di stare dietro la Tenerona e chi la sente più. ¿Probado? No, Pruebe. ¿Sí? ¿Es buena? Sí, sí. Vaya tocándola, algunas ya están vinagradas, se dice. Sí. Cuando están amargas, todo eso. Vaya tocándola que esté madurita, pruébala. Sí. Nell'uva che è presente qui a Pagansiglio fanno il vino Patero. D'estate qui è ricchissima di vigneti, quindi l'uva è molto bella, però anche adesso i vigneti portano uva, infatti nella nostra casina i vigneti hanno l'uva e José ci sta invitando ad assaggiarla perché se i chicchi sono ancora duri è buonissima. Quindi l'uva che vi ho fatto vedere all'inizio del video è da assaggiare, anche se sembra un po' appassita, comunque ci ha detto che dovrebbe essere buona. El Pareto es un vino tinto. Según, hay varias clases. Según. Sí, hay uno más marroncito, Sí. otro más oscurito, ¿viste? Otro más clarito. Usted vive in Pagansiglio? Sí, yo soy de ahí, pero me fui. Ah, Fui a trabajar, me volví al pueblo otra vez. ¿Dónde fue a trabajar? A la capital, La Rioja. La A Rioja. la capital. Sí, ahí estaba manejando un camión. Y bueno, tuve muchos problemas con la columna. Tengo rota la rodilla 2 veces. Tengo artrosis ahora. Quanti anni tiene? 56 años. Ahora, mañana cumplo 57. Mañana. Wow. Felicitaciones. Pero no se puede antes Sí. del día. No, Pero ¿dónde se vive mejor? ¿En La Rioja o Pagansiglio? esto más tranquilo, allá no, tenés que andar más. Pero acá es lindo. È lì. Solamente que es más caro todo. Qui a Pagansiglio? Sí, es caro. Todo es más caro, el pan, la carne, el gas. ¿En La Rioja es mejor por Sí, precios? más precios mejores hay. Así que por lo menos. Ma la Rioja è muy peligrosa o è tranquila? No, hay barrio, pero es tranquilo en parte. Yo tuve 30 años allá en La Rioja. 30. Así que ya tengo tío en Carlos Paz, en Córdoba también tengo un hermano. En Carlos Paz tengo en Playa de Oro. Ellos también alquilan, tienen un departamento, alquilan. Ok, Ah, ok. En Carlos Paz. Es peligrosa la È peligrosa.
Y que ahí está, Carlos Paz también no es tan peligroso. Así que nosotros vamos siempre a ver a los tíos, nosotros de ella, pero nunca nos pasó nada, hasta ahora. ¿No? È per la noche, il dia è tranquillo. Sì, la noche no salimos allá nosotros. Quindi José ha vissuto 30 anni fuori da Paganzillo, tra La Rioja e Cordova. Cordova è un po' più complicata come città, chiaramente è più grande. Sono dei barrios, ci sono dei quartieri sia a La Rioja che a Cordova un po' più difficili, un po' più pericolosi, soprattutto di notte, ma la notte non si esce, loro non escono, quindi non sussiste il problema. Però si vive bene, lui ha una casa che tiene in affitto in un quartiere in particolare e non passa nada, non succede nulla. Molto interessante, José ci ha detto che ora le montagne sono di colore rosso perché cambiano in base al tempo. Ora che abbiamo il vento zonda sono rosse, magari fra 3 giorni, 4 giorni che il vento si placa, la colorazione può cambiare, la tonalità del colore può cambiare. Anche a Uspallata avevamo sentito parlare del vento sonda, che è un vento caldo in realtà, e infatti José ci ha confermato che questo è il periodo in cui in casa è molto freddo e fuori è molto caldo, proprio dovuto al fatto che sonda è un vento caldo che scalda proprio la temperatura. Tranne l'abitazione, perché la mattina si battono i denti e quando Sara batte i denti poi sono io a pagarne le conseguenze. Questa notte la faccio dormire con il completo rucca e il casco inserito. Oppure dormo fuori, magari sondami grazie stanotte, non so, no, non c'è di notte. Entrada e estacionamiento. ¿Usted nos espera? aquí? Sí, sí. Perfetto. 4 horas. Bueno, no hay ningún problema. Grazie. Nada, nada. Ora vamos a capire come funziona l'ingresso, perché noi abbiamo la riserva per un'escursione, ma l'ingresso del parco bisogna pagarlo a parte. Bienvenidos! Là in fondo c'è uno scheletro di Sara, c'è anche una moto, dovrebbe essere una Triumph Tiger. Noi ora andremo qua. Alle cascate di Iguazú siamo stati nel 2016, ma torneremo anche in moto. Mentre questo ve lo ricordate tutti perché è uno dei luoghi più belli al mondo. Biglietti fatti 10.000 pesos per l'escursione cada uno, quindi circa 18 euro, e 5.500 pesos per l'ingresso al parco, 2 biglietti distinti. Pani nozzo takeaway, abbiamo anche la scorta famiglia. Claro, come sempre. Il nostro mezzo 4x4 dovrebbe essere quello. Stanno facendo l'appello. Franco. 4. Sí, somos 4. Ahí está. Son 4. Tengo a Francejo. Sì, dos. Dos. La primera parte, que son 13 kilómetros, vamos todos sentados. Y después, cuando hacemos la primera estación, regresamos, vamos a subir arriba. Quindi sono 13 km, la prima parte la facciamo all'interno, la seconda parte quando regressiamo la facciamo all'esterno. Da fare attenzione alla testa perché io tocco sopra. Noi avremmo preferito fare il giro con la Tenerona, però non si può. Francesco dice non se puede, però è no se puede. Prima stazione, una piccola parete. Dovrebbe essere anche la parete dei petroglifos. Sono pareti in argilla arenaria e, come Francesco aveva previsto, in ossido di ferro che dà appunto questo colore rossastro alle rocce. Vamos! Tutta testa ragazzi, tutta testa qua! Stanno dicendo che la scorsa estate si è arrivati ai 43 gradi e le temperature ultimamente arrivano a oltre i 40 gradi appunto. Non piove mai e questo è molto molto pesante. Però servizio eccellente, hanno anche l'ombrello Per potersi riparare. Sono pareti di circa 150 metri, creato dall'erosione del vento e dell'acqua. Infatti Talampaya significa fiume secco. Nella lingua sembra, quasi tutti concordano, quechua. Il fiume in questione secco sarebbe proprio il Rio Talampaya. Sick and tired of seeing you in pain. Your head's in a haze. Won't you lean on me? I'll catch you if you fall. scala a chiocciola. Your fixed ideas clouding up your mind.
Won't stop until common sense applies. È appena passato un condor sopra di noi, più di uno veramente. Allora la signora sta dicendo è tutto organizzato, parte il condor, poi esce un puma. Abbiamo organizzato tutto. I'm standing on a cliff side while you tumble way below the waves. Undercurrent pulls you in. I try to guide you out to calm waters. Just give me your word. Oh, we gotta let go. Seríamos una línea de esto. ¿Saben cuánto es? Un segundo. Eso vivimos. Entonces, vivimos un segundo en la línea que estamos viendo para entender 250 millones de años. Somos un paso muy rápido y en ese segundo nos alcanza y nos sobra para hacer cualquier cosa. Siempre modificamos algo, ¿no? Tiene la altura 150 y tiene este nombre, chimenea del eco. Yo cuento a 3 y nos descargamos todo fuerte con ganas. Gol. Corto y seco es gol. Vamos a gritar gol. No un gol emocionante, es gol. Silencio después. Y si hacen silencio por 10 segundos van a escuchar 3 veces más el eco. 1, 2, 3. ¡Gol! Qué bueno. Bueno, yo les dije que era una prueba porque no iban a hacer silencio. Claro. Ahora van a hacer silencio. Ahora los quiero ver. Vamos a gritar gol y no hable nadie. 1, 2, 3. ¡Gol! Tres veces. Ahí cuando hablaron en la cuarta. Otra vez, la última. Pero... Más fuerte griten. 1, 2, 3. ¡Gol! Hablaron, se escuchava aquí. Non so se dalla camera si è sentito, comunque il rumore si è ripetuto per 4 volte, ovviamente, ogni volta più lontano. L'unica cosa che lui continua a dire non bisogna parlare, però la gente poi parla quando si sovrappone all'eco. Viva la patria! 1, 2, 3. Intanto che organizzano le foto, noi ci mettiamo in fondo. You've always felt like a part of you has gone missing. I know it's real, but I'm telling you, it's closer than you know. I'm really trying to keep it cool now. Don't you see that you're a fool? Oh, it's time to open your eyes and let go. Bueno, ¿les gusta el eco? Yo cuento a 3, van a volver a gritar. O, cortito, seco y con ganas. Así es, o, nada más. Silencio. Y van a escuchar entre 7 y 8 veces más. Así que tienen que ser, o, todos, ¿eh? 1, 2, 3. In questo punto esatto addirittura 7 volte si è sentito l'eco. Anche perché siamo riusciti tutti a stare in silenzio. Per un attimo mi ero perso a fare le foto, erano tutti spariti, poi ho capito perché. Non perde un'occasione per mangiare, non ne perde una. I'll catch you if you fall, so take a leap of faith. Your fixed ideas clouding up your mind. Won't stop until common sense applies. The sun and Abbiamo trovato una coppia che conosce l'italiano perché sono stati in Italia. Ciao, spagnoli. E dopo sono andata a un altro posto che si chiama Casal Bordino. Sono stata lì per un mese perché non so, si chiama scuola studio, vacanza studio. Parla benissimo italiano. No. Complimenti. Mio marito mi dice, io non so cosa hai fatto in Italia. Parla benissimo italiano. Tuo marito è preoccupato. Dice che parla Ora è benissimo. tranquillo. Questa è la prova, sta provando. No, è sempre lui mi dice, devi parlare in italiano quando ascolto che uno parla l'italiano, no? Ti piace l'Argentina? Sì, tanto. È un po' difficile vivere qui.
Per noi è molto difficile. Per l'inflazione, per la sicurezza. Dicen que Buenos Aires, Rosario, Córdoba en moto no es seguro. No. ¿Y el retorno lo hacen en moto o se vuelven Siempre en moto. Sempre in moto. Oh. No, lui mi dice Tenemos deve andare solo con un altro sposo, con un altro marito in moto. Ma la moto è tua. Col barco da Genova a Montevideo. Ah, mira. Da Montevideo ¿Y fino a fuiste hasta Ushuaia, Ushuaia? Sí, poi hasta volver, carretera austral, Chile. En Ushuaia fuiste a la destilería 3005 de gin. No. Ah, A la entrada de Ushuaia hay Sí. una destilería más austral del mundo. Sì. Se llama 3005 porque es el perché kilómetro il chilometro 3005 de la ruta De la 3. ruta Ruta 3, tres. claro. Ahora te voy a mostrar una foto que tengo de ahí. Gracias. Este es el que destila, mira la pinta. Wow. Muy Lui è linda. motochero. 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 Sí, Sí. todo motoquero. Sì. I'm standing on a cliff side while you tumble way below the waves. Undercurrent pulls you in. Tour terminato, ora vediamo se il nostro transfer si trova qua ad aspettarci, altrimenti si torna a casa a Paganziglio a piedi. Ok? Dovremmo fare anche una buona camminata, ci farebbe bene. 20 km sono. Un po' troppo. Ovviamente tour straconsigliato, l'unica cosa è che per la vita, per i prezzi qua in Argentina, forse il biglietto è leggermente caro, perché 10.000 pesos sono con il cambio quasi $20 e per loro $20 sono tanta roba. Nell'ultima parte del viaggio ci siamo concentrati sulle conversazioni con la gente del posto, che è quello che andiamo cercando, proprio perché è la cosa migliore per capire davvero la vita che si svolge qui in Argentina. Quindi abbiamo un po' abbandonato l'ultima parte, ma ve ne faremo partecipi per bene. Sì, all'interno dell'autobus eravamo diventati il nucleo centrale, tutti intorno a noi per chiederci info sull'Italia, per come si vive, ma noi al tempo stesso ne approfittavamo per chiedere loro come la situazione, dove poter andare, dove stare più tranquilli, eccetera eccetera. È la parte più bella di questo cambio di vita. Lo ripeto sempre perché ogni volta ci emozioniamo. Hola José, todo bien. Grazie. Sono circa le 18:30, ora spuntino, poi trabajar fino a notte fonda, perché domani ripartiamo, quindi dobbiamo cercare di pubblicare qualcosa, altrimenti voi dall'altra parte sul divano cosa vedete? Che vedete? Appena approdati a casa, super stanchi come sempre dopo ogni escursione, cambio di giubbino da quello estivo a quello invernale perché la temperatura la sera scende in maniera vertiginosa, però prima di chiudere il video bisogna dirvi alcune cose. Il Parco Nazionale Talampaya, dove siamo stati, fu scoperto per la prima volta a fine 800, ma passeranno ancora 70 anni prima che un altro geologo riesca a far concentrare l'attenzione del mondo proprio su questo fantastico parco, estremamente importante da un punto di vista geologico e da un punto di vista paleontologico, proprio perché qui sono stati rinvenuti resti di flora e fauna preistorici estremamente importanti. Il parco diventò parco provinciale nel 1975, parco nazionale nel 1997 e patrimonio UNESCO dell'umanità nel 2000. Nel frattempo un perro viene da noi, piano piano. Sei carino. Che pasa? Amore! Che pasa? Sono le 19 e guardate il traffico nella via principale. Un perro. Hola! Che passa? Vamos, andiamo al supermercato che si trova a circa 500 metri. Questa nel frattempo è la situazione intorno. Il perro che ci segue. Come potete vedere ci sono i marciapiedi, ma possiamo camminare ovunque perché appunto non passa nessuno. Non passa nadie, però abbiamo questo cielo ancora azzurro nonostante siamo vicini al tramonto. Guarda dietro. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Anche qua, come in tantissimi altri posti che vi abbiamo mostrato, c'è una tranquillità pazzesca. Ovviamente in due, senza casco, senza targa. Addirittura un'auto. Ritorno al futuro.
Ma soprattutto, siete curiosi di vedere il supermercato? Questa è la panaderia dove abbiamo comprato i panini che avete visto oggi per il pranzo. Questa invece è un'altra panaderia dove prendiamo le fatturas per la colazione. Esatto, tra l'altro ora abbiamo appena visto il pasticcere in bicicletta che ci ha alzato la mano, ormai siamo... La bellezza di un viaggio lento è appunto fermarsi diversi giorni e con il tempo conoscere le persone del luogo, è bellissimo. No es Ben, pero le doy 10. Le quito el sostén, le quito el Cartier. Un polvo en la estrella, muy en el cel. Y si tienes gato, no va a ser fiel. Y es sorry, si se puso buena la shorty. Se puso pa' ti pa' money. Pa' los chimas tiene la cone. Es que si habla y tú me pone. Estoy bien tragado, requete ambicioso. El panty palo, mi carro, ¿qué dices? Déjala caer como yo mo. Sono 1, 2, 3 me lo como. Come sempre musica ad alto volume all'interno del supermercato, però la spesa ce l'abbiamo. La spesa ce l'abbiamo e abbiamo fatto anche un mini corso di italiano riguardo alla frutta, come si dice la manzana, e hanno riso tanto perché manzana si dice mela in italiano. Hanno sorriso tanto, c'erano diversi clienti all'interno, uno in particolare sembrava aver fatto una lotta nella fossa dai leoni, era completamente strappato, però per rispetto non l'abbiamo mostrato, ma loro ridevano ed erano tranquillissimi, eravamo noi in difficoltà però. Ma quale rispetto, se avessi acceso la camera era felicissimo. Assolutamente, è stato divertente ragazzi, ci sono certe scene che indimenticabili. Hola! Hola! De nuovo! Vieni, vieni. Sorpassati a tutta velocità. Eccolo, cos'è? Cos'è? No! Algo te conseguí. Grazie! No tan así porque ya no es tiempo casi. Claro! Y ya tenés ganas. Este, mira. Ma... Mira. Este es así. El melograno. Entonces, se dice melograno in Italia si dice melograno. Aquí, ¿cómo se dice en español? Granada. 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 È una bomba, eh. Pero no comas mucho por la garganta que te va a hacer doler. Sì, Ah, ¿Sabes? per la gola fa benissimo. grazie, grazie. Para usted. No, ma è speciale, È è speciale. speciale. Muchas gracias, que le Muchas vaya gracias bien. a usted. Grazie, Ciao. grazie, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Senza parole. Ragazzi. Fantastico. Intanto il perrito è tornato perché prima gli abbiamo dato 2 Oreo. Ti sono piaciuti? Hola. Il Sud America è il paese del perro. Come va? È vecchietto tanto. Sì. Comunque penso che l'avete riconosciuto, il signore che ci ha portato in melograno è il signore che ci ha fatto da transfer per il parco Talampaglia. Dai, poi ti diamo qualcos'altro, dai, e spera qui, e spera. Spera qui, spera. No, metà. Ok, andiamo dal perro, gli Oreo non si rifiutano mai. Vieni qua. Qua. È il terzo che ti diamo, è il terzo. Il quarto. Delicato pure a morderlo. Ultima vez, ultima. ¿Está bien? Basta. Ahora basta. No, domani hai il diabete. Andiamo a preparare la cena, anzi Sara va a preparare la cena, io tra poco un po'. La cena è servita, milanesa, zucchine e patate. Questo è il nostro tavolo e questa è la cocinera. E questa è la Quilmes che ci gustiamo stasera. Buon approvecho. Ciao ragazzi. Manca il pane. Vi dobbiamo far vedere una cosa. Questa mattina la panaderia avevano finito i sacchetti. Guardate come ci hanno confezionato il pane. Nel sacco della farina, che poi il panettiere è Ariel, cioè il gestore di questa casina. Qua tutto in casa. Peschiamo il pane. È buonissimo il pane comunque. Sì.
come vi abbiamo detto tante volte, qua significa tornare indietro di 40 anni. Ovviamente noi non c'eravamo perché eravamo piccolini, ma per come ci sono stati iscritti. Beh, no, 40 anni c'eravamo e come. E vabbè, eri piccolina, dai. Per la luminosità, l'ambientazione è un po' da cantina, ma questo è quello che passa da casa e noi ci accontentiamo. Ciao ragazzi! Baby, for love, go all for love, we're going for love, for beating hearts off the charts, love, go all for love, we're going. Biglietti fatti, 10.000 euro per l'escursione cada uno. 10.000 euro. Non 10.000 euro perché altrimenti Talampaya lo siento, mi dispiace, no, no podemos.